Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. Questo sarà un video dedicato a utenti alle prime armi, quindi a dei principianti, e parleremo delle differenti funzionalità di specchiatura che sono presenti all'interno di questo software. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Entriamo nel vivo dell'argomento. Il comando specchia lo troviamo nel riquadro modifica, ovvero questo all'interno della scheda modello, però lo troviamo inizialmente grigio, quindi non attivo e non cliccabile. È sufficiente selezionare una o più feature affinché questo comando sia cliccabile, quindi si attivi. Le feature non le possiamo in genere selezionare a finestra grafica. Dimostrazione di questa cosa sta nel fatto che il comando specchio non si attiva in questo caso, ma è sufficiente in realtà mettere il filtro di selezione sulla voce feature in modo che sia possibile selezionare unicamente le feature e a questo punto seleziono la feature della finestra grafica, di conseguenza nella mini toolbar mi appare il comando specchia, così come si accende il comando specchia anche nella scheda modello. Ma io normalmente non vado a cambiare il filtro di selezione per queste ragioni, quindi preferisco andare a selezionare la feature direttamente dall'albero. A questo punto clicco su specchia. All'interno del comando specchio capisco che devo andare a selezionare o un piano di specchiatura o, e questo ve lo dico io, una superficie del modello che deve essere però planare, quindi posso anche andare a selezionare questa. Mi viene mostrata un'anteprima del risultato della specchiatura, che in questo caso è un po' diversa dalle altre anteprime che troviamo negli altri comandi, ovvero non è di colore giallo, è semplicemente di colore grigio. A questo punto confermiamo e noteremo che nell'albero del modello c'è una funzione che si chiama specchiare 1 in questo caso e che contiene la copia speculare dell'estrusione 2, anche se presenta un nome diverso. Si chiama in questo caso estrusione 4 specchiata. Questa è una specchiatura completamente dipendente, ovvero si aggiorna se vado a modificare anche solo una quota della funzione originale, ma anche se vado a modificare la definizione della funzione originale, ad esempio vado a scegliere l'opzione sketch più spesso, cambio semplicemente il valore dello spessore per renderlo un po' più evidente, confermo e noterò che anche sulla copia speculare questa impostazione si è aggiornata. E posso anche ritornare indietro, cioè ripristinare la situazione originale e confermare. Quindi abbiamo fatto una copia speculare di un'unica funzione. Adesso complichiamo un pochino le cose, perché in realtà col comando specchia io posso andare a specchiare anche più di una funzione, in questo caso due. Vado a selezionare l'estrusione rettangolare, l'estrusione circolare, quindi il parallelepipedo e il cilindro, clicco su specchia. Scelgo al solito un piano di specchiatura che può essere, come dicevo prima, anche un piano di riferimento e confermo. Spengo i piani e in questo caso ho una feature di specchiatura che presenta al suo interno le due copie speculari. Nonostante la specchiatura sia totalmente dipendente, io posso comunque selezionare una di queste copie speculari all'interno della feature di specchiatura e sganciare la dipendenza andando su feature copiata, annulla dipendenza. Questo mi consentirà di modificare l'elemento originale e non vederlo aggiornato nella sua copia speculare perché non è più dipendente in questa situazione. In realtà posso tornare indietro, riseleziono la copia speculare anche se non è più dipendente e vado su feature copiata, ripristina dipendenza. Altra cosa che posso fare, e soprattutto vi voglio dimostrare che la dipendenza è stata ripristinata a tutti gli effetti, ok? Altra cosa interessante che posso fare è che anche se ho due feature che rappresentano le copie speculari dipendenti, posso sempre selezionarne una
e decidere che questa sia dipendente su tutto tranne che su alcune caratteristiche, una o più di una. Quindi vado sempre su feature copiata e scelgo elementi variabili. Gli elementi che posso andare a variare sono le quote, i riferimenti, le note 3D e i parametri. Vi mostro ciò che secondo me è più intuitivo comprendere, ad esempio la quota, e vado a scegliere una o più quote della copia speculare che mi vengono mostrate immediatamente e gli vado a dare un nuovo valore, che può essere ad esempio un valore più basso. Confermo con l'invio e gli do un ok. E quindi, nonostante questi due elementi siano delle copie speculari, ho deciso di variare il valore originale di questa feature, dandogli un valore in questo caso più basso. E quindi ho aggiunto un elemento variabile. Posso ritornare indietro anche in questo caso, feature copiata, elementi variabili, seleziono l'elemento che avevo scelto inizialmente e con il meno lo elimino dalla lista e gli do ok. E quindi sono ritornato alla situazione originale. Altra informazione che vi voglio dare, sempre su il comando di specchiatura, è che nel momento in cui io vado ad esempio a selezionare una feature e la vado a specchiare, sempre rispetto a un piano che devo selezionare, sotto opzioni io ho anche la possibilità di, a parte levare la dipendenza, ma lo posso fare anche in un secondo momento, mentre invece queste due opzioni le posso gestire solo nel momento in cui creo la specchiatura. Quindi gli posso dire che la dipendenza può essere o completa, come è impostato di default, oppure parzialmente dipendente, che in realtà vuol dire dipendente unicamente sulle quote. Quindi ve lo mostro in pratica. Parzialmente dipendente, lo seleziono, confermo. Cosa vuol dire? Che se modifico le quote della feature originale, questa modifica si ripercuote anche sulla copia speculare a tutti gli effetti, ma se invece vado a modificare un'impostazione che posso gestire tramite il modifica definizione, ad esempio inverto l'estrusione, questa non si aggiorna sulla copia speculare. Così come posso anche fare una cosa di questo tipo, posso decidere di fare addirittura una rimozione di materiale sulla feature originale e anche questa modifica non si ripercuote sull'altra. L'unica cosa su cui posso far sì che le modifiche si replichino anche sulla copia speculare è quello di cambiare unicamente le quote, l'altezza, le dimensioni della sezione di sketch in questo caso, e allora ottengo un effetto anche sulla copia speculare. Ok, ritorno di nuovo alla situazione originale, cancello la feature di specchiatura, ripristino la situazione originale di questa feature, ribaltandola e levando a portamateriale. Altra cosa importante che in realtà si può fare anche in un secondo momento è quello di selezionare le due feature, dirgli specchia, scegliere al solito il piano. In questo caso solo per completezza vi mostro che nel menu opzioni è flaggato copia dipendente ed è completamente dipendente inoltre già settato. Confermo. Può capitare quando specchio delle lavorazioni che a un certo punto mi rendo conto che mi conviene sganciare la dipendenza, anche perché magari ho la necessità di eliminare le feature originali e mantenere le geometrie specchiate. Questo è possibile farlo facendo modifica definizione, vado sotto opzioni, sgancio, quindi levo il flag da copia come dipendente
però no, come vedete non posso più agire sulle opzioni di dipendenza. Confermo. È cambiato anche il simbolo della feature nell'albero del modello, che in qualche modo mostra una differenza tra l'elemento che c'è a sinistra e l'elemento che c'è a destra, quindi fa capire che non c'è più dipendenza. Inoltre, se vado qui sotto, noterò che le copie speculari, sì, sono speculari in questo momento, ma in realtà non c'è una voce, un suffisso di specchiatura. E questo fa sì che in effetti io possa andare, ad esempio, a cancellare gli elementi originali. E quindi posso andarli a dire elimina. Confermo, questo non va a eliminare anche le feature specchiate perché non sono dipendenti dalle originali e su queste posso anche andare ad agire, ad esempio posso andare ad agire sullo sketch, però se vado a modificare lo sketch, magicamente mi mostrerà lo sketch originale, quindi ribaltato, quindi quello specchiato, però la feature originale in realtà non verrà mostrata, quindi in questo caso lo vado semplicemente a rendere più sottile, confermo e a questo punto ho modificato lo spessore di questo parallelepipedo e quindi ho creato una situazione di questo tipo che in alcune situazioni può venire comoda. Torno indietro, elimino la specchiatura e adesso vi volevo mostrare un'altra funzionalità perché per il momento abbiamo visto come specchiare delle lavorazioni che abbiamo creato all'interno del nostro modello, ma molto spesso abbiamo l'esigenza di specchiare l'intero modello, quindi l'intero albero delle feature e per farlo è sufficiente selezionare appunto la sommità dell'albero o la radice dell'albero, decidete voi come definirla. Io lo chiamo quasi sempre sommità dell'albero. Clicco su specchia, scelgo un piano di specchiatura che può essere anche questo. In questo caso abbiamo un'anteprima gialla. In questo caso sotto opzioni non ho la possibilità di gestire nessun tipo di dipendenza perché questa specchiatura è completamente dipendente. Confermo e quindi sono andato a creare una situazione di questo tipo, tant'è che tra l'altro la feature specchiare non contiene nessuna feature, però va a specchiare assolutamente tutto. Noterete che anche il piano di riferimento è stato specchiato. E quindi con il comando specchia posso anche specchiare l'intero modello. Giusto per rassicurarvi sulla dipendenza, vi faccio vedere che se modifico questa altezza cambia anche nella parte speculare, così come se modifico le caratteristiche di questa feature cambiano anche nella parte speculare. Qualora andassi a fare un'altra lavorazione, premo foro, la faccio un pochino più piccolo, gli dico deve essere un foro passante. Ovviamente le lavorazioni che faccio successivamente alla specchiatura sono appunto successive alla specchiatura, quindi non si ripercuotono sulla specchiatura a meno che non prendo quella feature e la trascino prima della specchiatura. A questo punto ottengo ovviamente un effetto di specchiatura vero e proprio. Eliminiamo e quindi abbiamo visto che possiamo specchiare l'intero modello e creare una copia speculare di tutto quello che abbiamo costruito fino a quel momento. Ultimo aspetto abbastanza importante è relativo alla possibilità di specchiare l'intero file, cioè di creare un file che sia speculare a questo. Ve lo mostro immediatamente, non si usa più il comando specchia in questo caso, ma si va su File, Salva con nome, Specchia parte. Quindi andiamo a dare un nome all'oggetto che andremo a creare, quindi lo chiamiamo specchia geometria
Perché geometria? Perché, come vedete, anche qui abbiamo delle opzioni che possiamo gestire. Possiamo andare a fare una specchiatura solo della geometria, una specchiatura della geometria con feature e possiamo anche qui scegliere se ciò che andiamo a generare è dipendente oppure no. Per il momento lasciamo solo geometria, confermiamo il nome che abbiamo digitato con un invio. Volendo possiamo flaggare anteprima per vedere quello che sarà il risultato, anche se sarà un file a parte. Andiamo a dare un ok e noterete che lui ci apre un'altra finestra con all'interno un modello speculare all'altro, che appunto si chiama specchia geometria. Faccio un CTRL G per aggiornarlo e questo è totalmente dipendente dall'altro. Ritorniamo sull'altro e per dimostrarvelo, ad esempio, vado ad aggiungere una lavorazione. Ritorno sull'altro, da qui, scusatemi. In questo caso Creo mi dice, guarda, questo modello deve essere rigenerato perché il suo padre è stato modificato e quindi dobbiamo fare un CTRL G. Facendo un CTRL G noteremo che la modifica che abbiamo fatto di là si ripercuote anche qui dentro. E quindi abbiamo creato questo tipo di file. Questa è una funzione molto spesso comoda perché spesso ci succederà di creare un componente e poi dobbiamo fare il suo simmetrico, il suo speculare. Comunque questo file non presenterà un albero del modello, praticamente troverete nell'albero del modello soltanto questa voce. Se facciamo una modifica definizione su questa voce abbiamo la possibilità di gestire diversi aspetti, però adesso non entro troppo nel merito, altrimenti il video si allungherebbe molto. Possiamo ad esempio dirgli che vogliamo sganciare la dipendenza. Lui mi chiede se sono sicuro, gli do un ok, confermo e a questo punto noteremo che se ritorno sul modello originale e ad esempio elimino il foro che ho appena fatto e poi vado a ricontrollare il modello specchiato, non mi viene più detto che devo aggiornare, provo comunque ad aggiornare, ma non succede nulla, il foro rimane nonostante sul pezzo originale io l'ho cambiato. Ovviamente ho poi la possibilità di aggiungere ulteriori lavorazioni a questo oggetto dopo la specchiatura e quindi a differenziarlo poi anche pesantemente rispetto al suo modello originale. Ritorno di nuovo sul pezzo originale e vado a fare un altro tipo di specchiatura del file. Scelgo sempre salva con nome, specchia parte, lo chiamo specchia con feature, flaggo appunto geometria con feature. In questo caso, come vedete, la dipendenza si sgancia, si toglie, non ho più il flag sulla dipendenza e non posso agire su questa voce. Gli do un ok. In questo modo io ho un albero delle feature, ho un modello speculare, è una specchiatura che è stata fatta in questo momento, ma da questo momento in poi io posso intervenire sulle feature, modificarle, aggiungere delle lavorazioni, ma non c'è più dipendenza tra questo e il suo modello originale. E quindi direi che abbiamo visto tutte le funzionalità più importanti delle specchiature. La specchiatura in tante situazioni può essere comoda, secondo me è molto comoda la specchiatura del file e la specchiatura di qualche feature che dobbiamo ricopiare
simmetricamente nel modello. Molto spesso invece non è necessario andare a disegnare un modello a metà per poi specchiarlo. Quasi mai ci porta a grandi vantaggi, solo se dobbiamo fare una modellazione molto complessa, molto avanzata, che può essere la modellazione per superficie. Allora in quel caso la specchiatura può essere veramente molto utile. Detto ciò, chiudo il video, vi saluto e vi do un abbraccio a tutti. Ciao!